Buonasera, siamo collegati per un'intervista con un personaggio che si trova, possiamo dirlo tranquillamente, nell'occhio del ciclone. È il dottor Stefano Manera. Buonasera, dottor Manera. Buonasera a lei, buonasera. Prima di tutto vogliamo le credenziali, vogliamo sapere chi è, quante lauree ha se ce l'ha e che cosa fa, così sappiamo bene con chi parliamo. Grazie. Certamente. Allora, io sono un medico chirurgo, sono laureato appunto in medicina e chirurgia, specialista in anestesia e rianimazione e in questo momento sto lavorando in rianimazione presso l'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Quindi nel cuore del ciclone, davvero siamo? Sì, esattamente, sono nel cuore del ciclone. Ok, allora ovviamente la prima domanda che viene da fare, verrebbe a chiunque, è questa. Siete riusciti a capire, avete qualche indizio, qualche supposizione sul perché Bergamo e Brescia siano state così particolarmente colpite rispetto al resto dell'Italia? Allora, questa domanda è una domanda molto importante. Chiedo scusa, dottore, prima chiariamo bene una cosa. Lei ha detto dottore in rianimazione e anestesista, quindi lei diciamo, voi siete quelli che proprio hanno sotto mano i pazienti in terapia intensiva, giusto? Sì, esattamente. Io sono specializzato in anestesia e rianimazione, quindi abbiamo in cura i pazienti critici, i pazienti che arrivano molto, molto gravi. Ok, era solo per chiarire. Riprendiamo sul tema di Bergamo, grazie. Allora, questa domanda che lei mi fa è una domanda che in realtà tutti ci stiamo facendo, le persone comuni e anche noi addetti ai lavori. È una domanda a cui però ancora adesso non abbiamo grandi risposte, nel senso che abbiamo visto che ci sono diversi fattori che possono essere venuti ad intercorrere tra loro, quali ad esempio l'elevato inquinamento ambientale su cui si sta facendo molta presa, ma in realtà non abbiamo ancora dei dati epidemiologici così certi per poter dare delle risposte precise, anche perché nel nostro lavoro di tutti i giorni vediamo che quando riusciamo a trovare una correlazione su alcuni pazienti, magari il giorno dopo o la settimana successiva viene categoricamente smentita da altri nuovi dati. Ok. Riguardo quanti pazienti avete avuto, diciamo in percentuale rispetto alla norma? Lei presumo che lavori, da quanto tempo fa questo lavoro all'ospedale? Allora, io ho partecipato al concorso di Regione Lombardia di ormai un mese e mezzo fa, quasi 2 mesi. Ho partecipato come volontario, quindi sono arrivato in ospedale un mese fa, poco più di un mese fa. Ok, ma come anestesista rianimatore da quanto tempo fa questo mestiere? Beh, sono quasi 20 anni. Ah, ok, no, solo perché, siccome sembra molto giovane, diciamo, magari è appena laureato, il dottorino No, famoso, no? no. Ok. Che cosa avete visto succedere lì da voi a Bergamo nell'ultimo mese e mezzo? Allora, quando io sono arrivato a Bergamo, tutto l'ospedale era un ospedale Covid, quindi tutto l'ospedale era occupato da pazienti Covid positivi e avevamo un numero impressionante di pazienti con una disfunzione respiratoria importante, quindi un distress respiratorio, sottoposti a ventilazione non invasiva, la cosiddetta CPAP. Avevamo veramente diverse centinaia di pazienti trattati simultaneamente. Le 5 rianimazioni dell'ospedale erano completamente saturate, tanto è vero che un mese fa noi abbiamo inaugurato un nuovo reparto allestito urgentemente per l'occasione con 15 posti letto e nel giro di poche ore l'abbiamo riempito completamente. Quindi per il primo giorno, per le prime settimane abbiamo avuto qualcosa come 80-90 pazienti intubati in tutto l'ospedale, quindi un numero veramente impressionante rispetto alla normalità. La media invece normale di? La media normale adesso sul Papa Giovanni XXIII non la conosco precisamente, però parliamo ad esempio di un 20 pazienti intubati. Ok. Sì. Ok. Quindi questo è quello che lei ha trovato arrivando lì praticamente. Rispetto al resto, allora, sulla sproporzione rispetto al resto dell'Italia abbiamo già parlato, non avete le idee chiare, giustamente nessuno credo che sia ancora in grado a questo punto di pronunciarci. Ci vorranno dei dati, come dice lei, epidemiologici e statistici definitivi prima di fare questi ragionamenti. In generale, rispetto alla grande domanda che gira, ovviamente, è inutile girarsi attorno, facciamola in modo chiaro.
in generale trova giustificata quello che è stato fatto, il lockdown totale, l'allontanamento sociale, almeno nella fase iniziale, poi magari adesso possiamo anche discutere se sia ancora valido come misura, ma almeno nella fase iniziale l'ha trovata giustificata o secondo lei non era giustificata? Allora, nella fase iniziale, come ho anche già avuto modo di spiegare, come fase iniziale parlo di 15 giorni, 3 settimane, tutti noi abbiamo ritenuto abbastanza giustificato un lockdown e un allontanamento sociale, perché, per due motivi. Il primo, perché questa patologia è risultata essere completamente nuova, quindi nessuno di noi sapeva di che cosa si stesse realmente parlando, nessuno di noi sapeva esattamente la contagiosità, nessuno di noi sapeva esattamente la letalità della patologia, quindi era indispensabile poter avere un periodo di quiete, soprattutto anche per dare respiro ai pronto soccorso e agli ospedali che un mese e mezzo fa vennero letteralmente presi d'assalto, intasati completamente, gettando la Lombardia e il nord Italia sostanzialmente nel caos. È stato indispensabile avere un momento cosiddetto cuscinetto, il lockdown. Allo stato attuale non ritengo personalmente che sia più così necessario, perché possiamo anche attuare delle misure un po' diverse rispetto alla conoscenza attuale della patologia. Ecco, allora, un attimo ancora un passo indietro, poi parliamo di adesso. Quando dice l'ho ritenuto necessario per avere un momento di cuscinetto, nel senso che volevate evitare l'assalto al pronto soccorso o proprio perché vi si riempiva in maniera esponenziale le terapie intensive? No, per entrambe le cose, perché si riempivano in maniera esponenziale le terapie intensive e perché dovevamo evitare anche l'assalto al pronto soccorso. Erano due cose che viaggiavano parallelamente, perché purtroppo quello che è stato la grande carenza iniziale è stata la medicina del territorio. Mancando la medicina del territorio, trovando un territorio completamente impreparato e completamente scoperto, necessariamente i pazienti venivano lasciati a domicilio, venivano lasciati magari una settimana, anche 10 giorni, con la febbre e con tutta la malattia che andava via via complicandosi, e questo non faceva altro che portare agli ospedali pazienti molto gravi e che in un numero congruo arrivavano in terapia intensiva. E noi abbiamo avuto dei momenti veramente drammatici in cui non riuscivamo più ad accogliere nessun paziente, eravamo completamente fermi, e questo è stato un grossissimo problema di salute pubblica. Quindi per medicina del territorio lei intende si sarebbe teoricamente dovuto iniziare ancora prima il lockdown? Ho capito male? No, il lockdown si sarebbe potuto iniziare anche prima, perché le voci sull'epidemia già circolavano da qualche giorno, però questi sono aspetti politici, chiaramente non è facile capirli e comprenderli completamente. Io parlo proprio della medicina sul territorio effettuata dai medici di base, dalle guardie mediche, quindi della cura dei pazienti che avevano i primi sintomi, che avevano la febbre, eccetera, eccetera, ai loro domicili. Questa è la medicina del territorio. Purtroppo negli anni passati, con i vari risanamenti e i vari tagli della sanità, la medicina del territorio, quella dei medici di medicina generale, eccetera, è quella che ha subito i tagli e i colpi più pesanti, e pertanto molti medici, tra l'altro, si sono trovati del tutto impreparati da un punto di vista di dispositivi di protezione individuale, si sono ammalati. Molti medici non hanno più potuto lavorare e pertanto questo ha creato un ulteriore problema. E le persone non avevano punti di riferimento, si ammalavano, si aggravavano e necessariamente dovevano andare in ospedale perché non c'era nessuno che sul territorio fosse in grado o riuscisse a curarli. E invece questo sarebbe stato possibile con una migliore preparazione, una migliore informazione? Cioè curarli prima che arrivassero in stadio quasi finale, questa è la domanda. All'inizio della patologia sarebbe stato, quando ancora noi non conoscevamo bene questa malattia, sarebbe stato decisamente difficile, perché inizialmente si pensava che potesse essere una polmonite interstiziale, tra virgolette, normale, piuttosto che una sindrome influenzale un po' più grave del normale. Nessuno era pronto, nessuno poteva pensare, anche perché dalla Cina
le informazioni sono arrivate, ma non sono arrivate fluide, sono arrivate abbastanza col contagocce e nessuno di noi poteva sapere in realtà quale fosse la reale natura di questa malattia. Pertanto comunque i medici e la sanità si sarebbe trovata impreparata da un punto di vista di una cura per una nuova patologia. Però un conto è la normalità di trovarsi di fronte a una malattia nuova e che ti coglie chiaramente impreparato, ma l'altro aspetto è quello di avere anche un numero insufficiente di medici che possono curare le persone che stanno male a casa loro. Queste sono due cose molto diverse. Noi ci siamo trovati in tutte e due le situazioni contemporaneamente, patologia nuova e numero di medici che non era più adeguato all'emergenza. Ho capito. Quindi torniamo al famoso discorso iniziale che abbiamo già fatto tante volte. Avessimo avuto un sistema sanitario più solido e meglio preparato, molto probabilmente tutto l'impatto sarebbe stato molto minore. Questo ormai è ovvio, è chiaro, è diventato evidente per tutti. Questo farà parte poi della polemica politica infinita che ci sarà dopo, che non porterà assolutamente a niente come al solito, a parte il solito scaricabarile avanti e indietro, eccetera, eccetera. Rispetto ai medici morti, che hanno superato credo il centinaio adesso attribuiti a coronavirus, ho cominciato a leggere già delle cose abbastanza fastidiose, devo dire. Ma in fondo erano tutti medici in pensione, erano tutti medici già vecchi, come dire, tanto dovevano morire comunque entro 3 giorni. Di fronte a un'obiezione del genere, a lei da medico cosa viene da rispondere? Beh, innanzitutto io sento di provare un grande rispetto nei confronti di questi colleghi che comunque si sono dati con grande abnegazione alla causa e hanno curato i loro pazienti anche con grandi limiti strutturali e organizzativi. Non è vero che erano tutti medici anziani, ci sono stati anche dei medici giovani e questo bisogna ricordarlo. E poi non ha nessun senso dal mio punto di vista parlare di tanto erano anziani. L'anziano non ha meno diritto alla vita rispetto a un giovane e pertanto dire era anziano e doveva morire lo stesso mi sembra un ragionamento veramente che non sta né in cielo né in terra. È un po' come quando facciamo la distinzione, quando ho sentito dire questa distinzione, è morto con il Covid o è morto di Covid. A mio modo di vedere è una distinzione, ho avuto modo di dirlo molto spesso, è una distinzione che non ha nessun valore, perché non ha un senso davvero da un punto di vista medico fare questa distinzione. Le persone, noi abbiamo avuto pazienti che erano semplicemente ipertesi e noi abbiamo pazienti che già da 50 anni di età prendono la pastiglia per l'ipertensione arteriosa e hanno un'aspettativa di vita che è assolutamente normale. Sappiamo che Covid agisce anche su questi pazienti aumentandone la mortalità. È vero, sono morti con il Covid e avevano l'ipertensione arteriosa, ma erano persone che magari con una singola pastiglia di ACE inibitore riuscivano a vivere nella maniera più normale possibile. Quindi è una distinzione che a mio modo di vedere non ha davvero senso. Parliamo del nulla. Infatti, è una cosa che sostengo anch'io da sempre, però fa piacere sentirla dire anche da un professionista del settore. Adesso parliamo invece dell'adesso, cioè sono passate ormai 4 se non 5 settimane credo di lockdown, era il 8 marzo, siamo al 13-14, quindi 5 settimane sono passate tutte. Secondo lei adesso la situazione è cambiata rispetto al limite di saturazione delle emergenze, cioè potremmo permetterci, come dire, di rilassare un pochino le maglie del lockdown, per cui avremo sicuramente dei picchi, dei focolai qui e là, ma saremo in grado di controllarli? Oppure secondo lei bisogna ancora continuare a oltranza per almeno altre 2 o 3 settimane con questo lockdown totale? Allora, mi rendo conto che sto facendo una domanda, non è che lei è obbligato a sapere la risposta, ci dica la sua opinione in buona fede e in perfetta sincerità, dopodiché ognuno è libero chiaramente di pensarla come crede. No, certamente, dottor Mazzucco, è così. Dunque io credo... Io I'm not doctor, non sono dottore, lei sì, io no, comunque okay. Prego. Va bene. Sì, ha perfettamente ragione per quanto riguarda il discorso del lockdown, è una cosa che ho già anche avuto modo di dire.
Avere un lockdown prolungato significa farsi harakiri sostanzialmente. Noi adesso la patologia abbiamo modo di conoscerla meglio, abbiamo decongestionato gli ospedali in maniera significativa, tant'è vero che il reparto di cui le ho parlato è stato chiuso venerdì. Quindi quella sesta rianimazione che era stata creata per l'emergenza è stata chiusa, quindi dopo un mese di lavoro noi l'abbiamo chiusa. Questo è Bergamo, quindi stiamo parlando dell'occhio del ciclone. Stiamo parlando dell'occhio del ciclone di Bergamo, chiaramente sì. Il fatto di aver chiuso la rianimazione vuol dire che la struttura chiaramente rimane, siamo sempre pronti a riaprirla anche nel giro di poche ore, però non l'abbiamo svuotata di pazienti, quindi abbiamo una ripresa molto lenta, ma di un'attività che si avvicina a quella di un'attività normale. Non siamo ancora in un'attività normale, chiaramente, e ci vorrà molto tempo ancora prima di averla. Però adesso conosciamo molto meglio la patologia, abbiamo delle conoscenze più profonde, sappiamo che non si tratta di una patologia che coinvolge solo il polmone, ma che coinvolge tutti gli organi, perché è una disfunzione endoteliale, una disfunzione dei vasi sanguigni sostanzialmente. Questo consente di fare e di applicare dei trattamenti sul territorio molto più veloci, molto più efficaci e tempestivi. Questo cambia decisamente le cose, perché permette di avere dei pazienti che guariscono a casa, che non hanno bisogno di arrivare in ospedale in condizioni disperate. Possiamo in maniera molto ragionevole pensare che potremo avere un minor numero di pazienti. Sappiamo anche che il virus ormai ha infettato una grandissima quota di popolazione. Un calcolo approssimativo ci permette di pensare che al 20 di marzo 1,5 milioni di lombardi erano infettati da coronavirus. Quindi quanto fa in percentuale sulla popolazione? La popolazione lombarda adesso mi sta facendo 8 una domanda. milioni mi sembra. Quindi 1,5 milioni, abbiamo una percentuale molto elevata di pazienti infettati, abbiamo 25-30%. 30% della popolazione, certamente. Rimanendo comunque con una mortalità, e questo non lo dico io, ma lo dicono i numeri, una mortalità fortunatamente molto bassa relativamente al numero di pazienti ricoverati, al numero di pazienti non ricoverati, cioè curati a casa, e i pazienti cosiddetti senza sintomi, i pazienti che sono infettati ma non hanno sintomatologia. Quindi questo ci permette di fare dei ragionamenti di più ampio respiro, nel senso che è possibile instaurare una terapia anche domiciliare. Oggi noi sappiamo che questa malattia può essere divisa in 3 grandi fasi. La prima fase, che è la fase virale, che è la fase in cui il paziente è a casa con la febbre, con un malessere generalizzato, il mal di testa, è un po' come se, anzi senza un po' il come, è come se avesse l'influenza, è una sindrome influenzale. Questa è la fase dove dobbiamo in assoluto essere più efficaci e più interventisti sul paziente, perché si è visto con l'esperienza dei giorni passati e delle settimane passate che lasciare il paziente a casa per 1 settimana, 10 giorni in questa fase, nella fase virale, magari solo con la tachipirina, permette l'evoluzione della malattia che entra subito in seconda fase, che dura meno, è una fase polmonare, in cui il paziente inizia a respirare male, inizia a desaturare, iniziano ad esserci sintomi appunto respiratori. A un certo punto questa ipossia non è più silente, il paziente va incontro a una vera e propria ipossia. Scusa un attimo solo, scusami. Ripeti l'ultima frase gentilmente, scusa. Sì, allora, noi sappiamo che poi la seconda fase è una fase più breve, in cui c'è il coinvolgimento polmonare, il paziente inizia a respirare male, inizia a essere dispnoico, inizia a essere ipossico, quindi la saturazione si abbassa, sino a quando questa ipossia non è più silente, ma si fa una vera e propria ipossia franca e si entra nella terza fase. Spesso e volentieri noi abbiamo visto i pazienti arrivare in ospedale in terza fase, quindi la fase più grave, quando c'è la fase dell'iperinfiammazione, della tempesta citochinica, della coagulazione intravasale disseminata, quando ormai c'è una fase
estremamente evoluta che necessita al 100% di una terapia intensiva rianimatoria di alto livello. Quindi noi dobbiamo e possiamo attualmente intervenire sulla prima e anche sulla seconda fase, quando il paziente cioè è ancora a casa e possiamo curarlo a casa. Abbiamo questa possibilità, abbiamo i farmaci antivirali per la prima fase, abbiamo la famosissima idroclorochina, cioè il Plaquenil, che è un farmaco che costa pochissimo ma che si è visto avere degli ottimi risultati, soprattutto quando somministrato nella prima fase. Abbiamo le eparine a basso peso molecolare, che abbiamo visto avere un ruolo protettivo fondamentale proprio nell'evoluzione della disfunzione endoteliale, che poi dà quella che è la coagulopatia intravasale disseminata. Somministrare eparina a basso peso molecolare vuol dire non solo ridurre la possibilità e la probabilità della cosiddetta DIC, cioè appunto della coagulazione intravasale disseminata, ma l'eparina a basso peso molecolare ha un ruolo molto importante perché è un immunomodulante. Quindi interagisce e lavora in maniera sinergica con l'antivirale e anche col Plaquenil. Noi in questo modo riusciamo a curare le persone a casa e soprattutto a fare in modo che le persone che poi arrivano in ospedale a causa di complicazioni sia un numero decisamente più ridotto. Tutto questo pezzo un mese e mezzo fa noi non lo conoscevamo e pertanto tutte quelle persone lasciate a casa entravano in fase 2 e poi in fase 3 e noi ce le trovavamo in ospedale a numeri esagerati. Noi questa cosa la possiamo decisamente adesso controllare diversamente ed è una cosa fondamentale. Io in un'intervista che ho fatto un mese fa ad Agorà sulla Rai ho parlato di questo, ho parlato che l'impressione che avevo avuto già nei primi giorni vedendo i pazienti ricoverati erano che tutti i pazienti in maniera indiscriminata erano tutti pazienti con uno stato infiammatorio preesistente, quindi uno stato infiammatorio di partenza estremamente elevato, cioè tutti i pazienti che erano in sovrappeso, quasi tutti i pazienti obesi, piuttosto che ipertesi, oppure con una tendenza al diabete mellito. Erano tutti pazienti che avevano, nella maggior parte dei casi, poi ci sono sempre le eccezioni, però erano quasi tutti pazienti che avevano un substrato infiammatorio decisamente importante. Allora ecco che è fondamentale, ed è una cosa che io non mi stancherò mai di dirlo insieme a tanti altri colleghi di buona volontà, è che noi necessariamente dobbiamo impostare il nostro lavoro di medici e di clinici sulla prevenzione, perché troppo spesso ormai i buoi sono scappati. Quando i buoi scappano è difficile impostare delle cure e Covid-19 è un esempio eclatante che farà storia. Allora noi dobbiamo... No, scusa, finisca. Noi dobbiamo lavorare, siamo obbligati a farlo, a lavorare sulla prevenzione individuale, ridurre quello stato infiammatorio che purtroppo nella nostra società è estremamente diffuso a causa dell'inquinamento, dell'alimentazione e di tanti altri fattori, dell'abuso di farmaci, eccetera, eccetera. E noi possiamo e abbiamo i mezzi, abbiamo le risorse per ridurre questa infiammazione preesistente. Ecco, ma questa conoscenza lei ce l'ha, ma a livello nazionale, sanitario nazionale, esiste questa conoscenza? È noto ciò che noi diciamo? Beh, caspita, sono dati pubblicati su PubMed, sono dei lavori scientifici, non sono cose che sono prese da chissà dove. Noi abbiamo una bibliografia mostruosa che parla dell'importanza del microbiota intestinale, della reimpiantologia batterica intestinale per la salvaguardia dello stato di salute. Abbiamo tantissima letteratura medica che parla dell'importanza della vitamina C, per esempio, in prevenzione, dell'importanza della vitamina D in prevenzione, dell'importanza dell'integrazione di oligoelementi quali lo zinco, il selenio, del glutatione. Insomma, chiedo scusa perché non vorrei sembrare ingenuo. Il fatto che una cosa, dall'esperienza che ho avuto io, il fatto che una cosa sia pubblicata su PubMed non significa automaticamente che A venga letta e B venga presa in considerazione da chi deve prendere queste decisioni in questo momento. Cioè la domanda è un pochino più sottile: lo sanno e fan frufru oppure non ci arrivano? Ecco, questa è la vera domanda. Lo so che la metto in una situazione un po' difficile, però sono sicuro che trova il modo di rispondermi. Allora,
Lo sanno, sicuramente è una cosa nota e risaputa, però dato che sono idee che siano un po' come i rimedi della nonna, non so se mi sto spiegando, questi rimedi cosiddetti della nonna sono visti un po' con simpatia, cioè non sono delle medicine. Non so se è chiaro il mio messaggio, Ma sono scusa, eparina e come si chiama la prima? l'idrossiclorochina. L'idrossiclorochina sono medicamenti usati normalmente, mi sembra, Ah, non per questi questo, sì. non per il Covid in particolare, ma esistono. Assolutamente sì, questi sono dei farmaci tradizionali, classici, certamente, certamente, però l'utilizzo nel Covid di questi due farmaci è stato visto essere utile abbastanza da un mese a questa parte, un mese e mezzo a questa parte, insomma. Sì, Questo fra però l'altro, già. scusa, solo sulle parine in questi giorni sono usciti un po' di articoli che ne parlano. Prima io non ne avevo mai sentito parlare fino alla settimana scorsa. Assolutamente sì. Per quanto riguarda la cura in terapia intensiva, l'eparina a basso peso molecolare viene sempre fatta perché i pazienti sono immobilizzati nel letto, non possono muoversi e quindi sono ad alto rischio di tromboembolia e quindi viene regolarmente somministrata. Si è visto che invece l'eparina a basso peso molecolare ha un ruolo importante nella prima e nella seconda fase della malattia, proprio perché riduce la suscettibilità nella formazione di trombi ed è un immunomodulante, quindi modula la risposta del sistema immunitario che nel Covid-19 è una risposta esagerata, tant'è vero che parliamo di tempesta citochinica, che è quello che porta il grande danno multiorgano del paziente. Ok. Ultimo argomento con il quale ci riempiranno purtroppo la testa da adesso per i prossimi 6 mesi, il vaccino. Mm. Quali sono le serie probabilità di trovare un vaccino in tempi relativamente brevi che possa veramente garantire che chi si fa il vaccino non si prende il coronavirus? E l'ho detta proprio in modo elegante. Allora, partiamo da un presupposto che è abbastanza condiviso, nel senso che esperti di coronavirus, e non parlo della famiglia dei coronavirus, ma di questo coronavirus, esperti di questo coronavirus ancora non ce ne sono, nel senso che abbiamo medici che hanno visto un'alta numerosità di casi e che stanno iniziando a studiarlo, questo virus. Io lo sto vedendo da un mese, ho visto molti pazienti, ma non mi posso ritenere un esperto di coronavirus, di questo coronavirus. Avere la presunzione di definirsi esperto per me è veramente un atto fuori luogo. Allora, prima di tutto, quindi, la nostra massima esperienza risale a 2-3 mesi, quindi abbiamo un'esperienza che in medicina è praticamente inesistente. L'altro aspetto è che noi non sappiamo ancora se il coronavirus, questo coronavirus, determini o meno un'immunità. Questo non lo sappiamo. Infatti. Nessuno ce l'ha spiegato, nessuno ha pubblicato, o comunque ci sono delle pubblicazioni molto molto preliminari e quindi viaggiamo nell'incertezza. Ma non solo, noi abbiamo davanti ai nostri occhi un virus che è in grado di mutare e quindi abbiamo un virus che muta, come fanno un po' tutti i virus sostanzialmente, ma questa ha una capacità mutagena elevata e pertanto riuscire a identificare un vaccino in grado di determinare immunità su un virus che muta è un'impresa molto complicata, molto complicata. Oltretutto, un altro aspetto che io ho sentito proprio nelle ultime ore è che, vista l'emergenza, vista la situazione, eccetera, eccetera, si potrebbe pensare addirittura di accorciare il periodo di studio del nuovo vaccino. Quindi diventerebbe un vaccino sperimentale, sperimentato sulle persone. E, insomma, a me sembra che ci siano un po' troppi elementi che determinino una insicurezza di questo farmaco. Certo, quindi quando ci sentiremo magari dire fra 3 mesi è pronto il vaccino, correte a vaccinarvi, qual è l'obiezione che una persona normale può sollevare? Insomma, l'obiezione è: uno, questo vaccino è sicuro; due, questo vaccino non mi crea una malattia cosiddetta iatrogena, cioè non mi fa ammalare di più rispetto alla patologia preesistente; tre,
questo vaccino mi dona davvero una memoria immunitaria, quindi mi rende immune alla patologia? Insomma, già sono 3 domande importanti. 4, quanto è durata la sperimentazione? Quindi quanto è sicuro questo farmaco? Perché se un farmaco viene sperimentato per 3 mesi, lì la sperimentazione non c'è stata, è evidente. Quanto deve essere un minimo, un tempo ragionevole per dare un minimo di sicurezza? Ma i trial normalmente parlano di un paio d'anni di ricerche, perché ci sono le classiche 3 fasi di sperimentazione, la fase in vitro, la fase su animali e poi c'è la fase sui volontari. Però sono fasi che durano molto tempo, perché i margini di sicurezza dei farmaci dovrebbero essere dei margini ampi, insomma, cioè il farmaco dovrebbe curare, non far ammalare. Ma a quello che ho letto ci sono già dei test in corso sui volontari umani, quindi questo vuol dire che hanno saltato completamente la fase 1 e la fase 2? Guardi, questo lo devo dire che anch'io mi baso su quanto leggo e su alcune pubblicazioni scientifiche che tra l'altro non chiariscono nemmeno molto i dubbi. Molto probabilmente ci si basa sull'esperienza fatta sui vaccini che utilizzano altri coronavirus e pertanto vengono saltati dei passaggi. Tutto questo a me lascia molto, dico la verità, perché ritengo che alla luce mi lascia molto perplesso il pensare che vengano saltati dei passaggi. Cioè la ritengo un'imprudenza veramente elevata, insomma, una grossa imprudenza, anche alla luce del fatto che adesso abbiamo la possibilità di utilizzare dei farmaci in fasi precoci e avere una riduzione netta della sintomatologia e quindi un aumento considerevole delle guarigioni. Pertanto i passi, a mio modo di vedere, devono essere condotti con il classico motto primum non nocere, che deve sempre rimanere in mente a tutti noi medici e anche agli scienziati. E questo aspetto, a mio modo di vedere, questa fretta, la vedo un po' fuori luogo sostanzialmente. C'è la possibilità da parte di chi ha interesse, ovviamente non abbiamo bisogno noi di fare nomi, di spiegare perché qualcuno potrebbe avere interesse, c'è la possibilità da parte di chi ha interesse a produrre e vendere praticamente in tutto il mondo il vaccino al più presto, la possibilità che queste persone in qualche modo cerchino di silenziare voci che dicono, per esempio, come ha detto lei adesso, non silenziare lei personalmente, cioè di non dare eco mediatica giusta alla possibilità, come dice lei, possiamo fare della prevenzione nella fase 1 che non eravamo in grado di fare un mese e mezzo fa perché non conoscevamo ancora bene il decorso, adesso lo conosciamo molto meglio. Quindi è possibile che magari ci siano più possibilità di rallentare i danni del virus adesso, ma che non lo si voglia fare perché si aspetta il vaccino. Siccome io continuo a sentire continuamente non saremo tranquilli finché non c'è il vaccino, non saremo tranquilli finché non c'è il vaccino, è chiaro che un sospetto mi viene. Beh, insomma, il sospetto credo che non venga solo a lei, nel senso che giustamente, come già nella domanda che lei mi pone, c'è chi ha interessi sostanzialmente. Un'azienda farmaceutica ha degli interessi a vendere e pertanto sicuramente ha questo tipo di interessi. Sicuramente quello che si è visto negli anni passati per tante altre malattie è che la prevenzione, non solo in Italia ma un po' in tutto il mondo occidentale, è stata messa un po' in secondo piano, è stata relegata a un ruolo di subordine. E la prevenzione invece riveste un ruolo di primaria importanza, perché è l'unico modo che noi abbiamo per creare, per far sì che le persone, che la popolazione sia meno malata. Popolazione più sana, viene da sé, è una popolazione che contrae meno facilmente patologie, che si ammala meno facilmente. Perché allora noi non facciamo una vera e propria politica, una vera campagna che verta, che sensibilizzi e che faccia di tutto affinché le persone non pratichino una vera prevenzione? E la vera prevenzione non è la diagnosi precoce. La vera prevenzione è fare in modo che le persone non si ammalino, sono 2 cose completamente diverse.
E la prima fase, quella che ci permette di curare le persone quando, e stiamo parlando di Covid, quando sono a casa con la febbre e i sintomi influenzali, anche questa prima fase deve essere incentivata al 100%. Noi dobbiamo fare in modo che la medicina, che i medici escano in maniera figurata dagli ospedali e tornino al letto del malato a casa loro, al domicilio, per curare lì i pazienti, per fare in modo che i pazienti non vengano isolati e non vengano più visti dai propri cari, che quella è una cosa pazzesca, perché qua abbiamo avuto migliaia di persone che sono scomparse perché sono state portate in ospedale e i parenti non li hanno più visti fino al giorno del decesso. Questo è qualcosa di veramente che nei libri perché è stato qualcosa di veramente aberrante. Era inevitabile forse, ma è stata una condotta aberrante, perché non è pensabile che, nel 2020 una persona muoia lontana dai propri cari, dai propri genitori o dai propri figli. È impensabile. Va bene, io la ringrazio moltissimo, la ringrazio soprattutto per un fatto, per aver messo faccia, nome, cognome e indirizzo quasi, perché non sono tanti i medici in questo momento che siano disposti a farlo. Quindi grazie anche da parte di tutti quelli che ci ascoltano, ci riserviamo di sentirci magari più avanti per degli aggiornamenti se ci saranno. Dottor Manera, grazie mille. Grazie a voi, buona serata e buon lavoro, grazie per quello che fate.